Ciao ragazzi e bentrovati dal vostro handyman. Quest'oggi ci occuperemo di riparazione di uno scaldabagno. Mi è stato consegnato uno scaldabagno che non scalda più. Praticamente la ventola funziona, ma la resistenza che scalda l'aria no. Quindi andremo insieme a capire come ripararlo. Per quanto riguarda la lista del materiale, anche in questo caso ci occorre un semplice multimetro ed un cacciavite. Quindi bando alle ciance, mettiamoci subito all'opera. Allora, questa è la nostra stufetta scaldabagno che non funziona più. Praticamente sulla ventola funziona, ma se noi spostiamo sull'1 o sul 2 non fa aria calda, ma continua ad andare la ventola come se stesse in questa posizione. Diamo un attimo una controllata alle resistenze. Allora, così non misura resistenza in quanto la resistenza è troppo bassa. Per il fondo scala 200 ohm. Anche qua non misura resistenza. E anche qua, quindi vuol dire che la resistenza non funziona. Andiamo a vedere perché. Allora, ho fatto una piccola analisi. Questo, diciamo, è l'interruttore di sicurezza, il quale porta corrente al termostato, il quale porta corrente a questo fastom qua, che in parallelo la porta a questo fastom qua che si è un po' bruciacchiato. Adesso l'ho messo in posizione 0, quindi il fastom di arrivo, il primo fastom, non chiude il circuito con il fastom che porta la corrente al motore. Metto in posizione ventola e vedete che arriva corrente qua. Ovviamente questo, essendo montato in parallelo con questo, porta corrente anche qua. Il problema è che quando io metto in posizione 1, quindi dovrebbe essere la posizione dove incomincia a riscaldare, nessuno dei due fastom là dietro ha corrente. Vedete, la corrente arriva qua, vedete? Non c'è continuità. Metto in posizione 2, idem, non abbiamo continuità. Quindi questo vuol dire che alle resistenze non ci arriva corrente. Quindi facciamo una cosa, proviamo a smontare il commutatore e cerchiamo di capire se possiamo ripararlo o no. Fatta anche una prova, ho controllato la resistenza della resistenza riscaldante e vediamo che ne abbiamo un valore, quindi direi che le resistenze sono a posto. Concentriamoci sul commutatore. Allora, dato che il problema si ha da questa parte, andiamo ad aprire l'interruttore. Allora, vi spiego brevemente cosa è successo. Quando ho smontato questo, ho notato che questa zona qua era colata dal calore. Si era alzata questa linguetta. Questa qua, come avete visto, era giù di fase, mentre l'altra linguetta era finita dall'altra parte dell'interruttore. Quindi sicuramente in questo modo non riusciva a chiudere il contatto. Quindi ora darò un po' di colla bicomponente in questa zona qua per far sì che questo qua rimanga fermo. Inseriamo, come ho fatto con questa, l'altra linguetta. Durante lo smontaggio si è rotto un gancetto, ma possiamo tranquillamente ovviare con un po' di nastro isolante. Ecco fatto, l'interruttore è tornato a funzionare. Andiamo ad applicare un po' di colla in questa zona per chiudere il tutto. Perfetto, abbiamo riempito i due buchi con un po' di colla. Perfetto.
Allora, proviamo se i collegamenti funzionano. Questo dovrebbe essere spento, quindi qua non dà corrente. Questa è la posizione ventola, quindi dovrebbe partire il motore. Perfetto, perché questa qua è la zona motore. Questa è 1, quindi motore acceso. 2, motore acceso. Motore spento. Perfetto. Ora andiamo a vedere le nostre resistenze. Qua è tutto spento. Non c'è niente. Questa è posizione solo ventola. Niente. Posizione 1. Uno delle due deve andare. Perfetto, va questa qua. Posizione 2. Vanno tutte e due. Quindi il commutatore ora funziona. Dovremo solamente rimontare tutto e sistemare un po' questi Fastom che si sono rotti. Siamo fiduciosi che il tutto dovrebbe funzionare. Allora, ho ultimato le messe a punto. L'uscita del termostato l'ho fatta andare in parallelo ai nostri due fili. Il primo che porterà la corrente al motore e il secondo invece che porterà la corrente alle due resistenze. Facciamo l'ultimo controllo di funzionamento delle resistenze, magari andando a controllare proprio all'estremità di esse, e poi rimontiamo il tutto. Allora, impostiamo sempre controllo di continuità, modalità 1, la resistenza di sotto, modalità 2, sotto e sopra. Andiamo a rimontare la nostra stufetta. Vediamo quanto misura la resistenza ora. 54 ohm in posizione 1 e 28 ohm in posizione 2. Bene, andiamo a fare il test funzionale. Allora, finalmente possiamo fare il nostro test. Adesso esce solamente aria ed ora esce aria calda e ora esce aria molto calda. Perfetto, la riparazione ha avuto successo. Ecco la nostra mocona, vi metto sempre il video in descrizione, non perdetevelo. Quindi se il video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel commento e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!